Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro caro amico Alexio e benvenuti in questo nuovo mini tutorial. In questo video, in questo tutorial vi spiegherò come gestire i file compressi .zip, .rar e così via. Tempo fa feci già un video del genere al riguardo, ma oggi volevo rifare questa guida aggiornata, versione 2.0, forse anche migliore di quella vecchia di molti anni fa. Vi lascerò il link in descrizione o qui sopra sulle schede dell'info box del video. Quindi banda alle ciance, passiamo subito alla visione del mio computer, dove vi spiegherò come installare questo software esterno chiamato 7zip per gestire tutti i vostri file compressi, inclusi anche zip, rar e così via. Allora, la prima cosa da fare è andare su Google e scrivere 7zip e andare sul sito ufficiale di questo software. È un programma completamente gratuito, open source e è stato sviluppato tantissimi anni fa e continua a essere, credo, aggiornato, anche se l'ultimo aggiornamento risale a un anno fa, quindi ogni tanto viene aggiornato. Io diciamo che mi trovo molto bene con questo piuttosto che con WinRAR, che ogni volta sta lì a chiedervi la licenza del software, ma che in realtà c'è tutta una storia sotto il software di WinRAR, perché in realtà la licenza è stata persa anni e anni fa e quindi in realtà può essere scaricato comunque da tutti, da quanto ricordo. Comunque questo è gratuito, quindi non ci sono problemi di licenza di nessun tipo. Andiamo sul sito ufficiale per l'appunto, ossia il primo, www.7-zip.org, che è questo qua. Si presenterà subito la pagina del download, anche se magari finirete anche sulla home page, potrete andare comunque sulla scheda download e qui dovrete scegliere appunto la versione che dovrete scaricare a seconda del vostro sistema operativo. Io ho Windows 11 con architettura a 64 bit. Voi probabilmente avrete, ripeto, Windows, ma dovrete comunque vedere l'architettura. Probabilmente, ripeto sempre questo termine, scusate, probabilmente avrete anche l'architettura a 64 bit, perché ormai quasi tutti i PC di ultima generazione sono a 64 bit, però nulla è da escludere. Insomma, per verificare questa cosa e essere sicuri di scaricare la versione giusta, possiamo verificarlo su Windows andando su in basso sulla barra di Windows. Qui ci comparirà questo PC, il menu dove noi vediamo tutti gli hard disk, pennette e così via. Facciamo tasto destro, proprietà, e qui ci dirà tutte le informazioni del nostro computer, inclusa il tipo di architettura. Come vi stavo dicendo appunto prima, abbiamo un sistema a 64 bit. Una volta che avrete scoperto l'architettura, potete andare a scaricare appunto la versione corretta. Io la scarico, anche se io già l'ho scaricata e installata. Voi non dovrete fare altro che scaricarla. Una volta scaricata la aprirete e vi comparirà questa mini finestra dove dovrete scegliere il percorso di installazione del software. Io lo lascerei così di default perché è comodo, va benissimo così, e fate install. Allora, per gestire i file compressi con questo software, una volta che l'avrete installato, chiaramente vi basterà cliccare su un tasto destro, ad esempio su un file zip, e qui vi comparirà sulla finestra delle opzioni di Windows, vi comparirà il menu 7zip e qui potrete fare praticamente un sacco di funzioni in più rispetto a Windows, perché Windows riconosce lo stesso i file zip. Infatti qui possiamo vedere che questa è l'iconcina di Windows per aprire i file zip. Infatti se io ci clicco 2 volte mi si apre una cartella e noi possiamo fare benissimo estrarre tutto quanto in una cartella separata da tutto, oppure nient'altro. Non c'è nient'altro, non c'è nessun'altra opzione per gestire questi file con Windows. Quindi noi abbiamo installato appositamente un software esterno. Quindi ritorniamo dove eravamo prima, tasto destro 7zip, e qui possiamo estrarre i file sia in questa cartella dove si trova il file compresso, possiamo estrarre comunque i file all'interno di una cartella nuova con lo stesso nome del file zip.
Questa cosa comunque è estremamente comoda, perché se stiamo scaricando ad esempio delle cose miste, è sempre meglio creare una cartella con lo stesso nome dello zip, in modo anche da non perderselo in sostanza. Altrimenti possiamo comunque scegliere dove estrarlo, o addirittura possiamo comprimere nuovamente credo anche uno stesso file, credo. Sì, esatto. Se qui ad esempio clicco su un altro tipo di file che non è compresso, posso addirittura dirgli di comprimere e inviarlo per email. Questa cosa non l'ho mai vista, in realtà non è che mi serva molto, ma penso che se lo apro lui poi mi apre di conseguenza il programma di default per inviare le mail. Però oggi per il momento non ci interessa questo. Quindi la cosa che volevo far vedere è appunto questo, che con questo menu Save and Zip potrete estrarre qualsiasi cosa in modo molto più rapido e anche più veloce rispetto al normale software di Windows che gestisce questi tipi di file. Bene ragazzi, io direi di concludere qua il video. Spero vi sia piaciuto e spero di essere stato chiaro. So che per alcuni la cosa è molto banale, semplice da capire, ma spero che invece per le persone neofite che non sanno utilizzare un computer abbiano compreso ciò che ho detto in questo tutorial. Per ogni problema, esigenza, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti e cercherò di aiutarvi in qualsiasi modo possibile. Grazie a tutti, vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivetevi al canale e al prossimo video tutorial. Bella!